Quanto? 120.000 euro. 120.000 euro? Sei meglio di Iron Man. Ciao a tutti! Anche quest'anno, come di consueto, sono qui a Verona a una delle fiere di moto più importanti in assoluto, ovvero il Motorbike Expo. E ormai mi conoscete, come avrete intuito dai video passati, ogni volta che vengo in fiera ci faccio su un video. E secondo voi potevo non farlo anche quest'anno? Nel video di oggi non solo vi mostrerò le cose che più mi hanno colpito di questo Motorbike Expo 2019, ma avrò anche un paio di appuntamenti molto interessanti. Andiamo! Chi è venuto al Motorbike Expo lo sa, l'aria che respiri una volta che entri qui dentro è quella delle custom, che occupano forse metà della fiera. Perché? Perché quando nel 2009 questa fiera è nata, era nata come una fiera di custom. Poi è cresciuta tantissimo, fino a raddoppiare il numero di visitatori, e si è aperta anche alle altre moto. Quanti cavalli hai detto che c'ha quella? 187 cavalli alla ruota per 208 kg. Prendo quella, ho cambiato idea. 120.000 euro. Quanto? 120.000 euro. 120.000 euro? Ok, torno su quella. Ma che figa è sta moto? Poi c'ha anche quasi i miei colori. Ce l'avete 30.000 euro? Dai, facciamo una colletta, vi prego. Cos'è che non è in carbonio qua, a parte le gomme? Allora, in realtà il rivestimento questo e questo è il rivestimento. Il resto è carbonio. C'è tutto carbonio? Sì, sì. Con impronta digitale. No, pazzesco. Questa è la moto di Iron Man, per forza. No? Aspetta, non trovavo i piedi, sono abituato all'R1, ma qua si mettono davanti i piedi. Mi presti il dito un attimo? Poi che l'accendo e me ne vado, lo sai, vero? Diventa un po' un problema col cliente. Da quanti pollici è questa ruota? 32 pollici. Pensavo di aver letto male quando ho visto turbo, e invece no, è veramente un turbo. Ci hanno messo un turbo su sta moto. Quanti cavalli fa? 150. Ok, ho dovuto mollare per un attimo il giro della fiera delle custom perché c'è il primo degli appuntamenti che avevo oggi. Ovvero, hanno organizzato un workshop con gli studenti delle scuole superiori in cui trattano vari argomenti e mi hanno invitato a parlare un po' di quello che è il mio lavoro, la mia storia, l'attività su YouTube. Una figata. Quanti sono? Salutiamo con noi Alberto Nasca, Alberto Fontana. Eccolo qua. Ciao Alberto. Ciao ragazzi. Però io non posso mettere su YouTube un video così motion, nel senso, ragazzi, io al liceo facevo un casino della Madonna. Facciamo un po' di casino per YouTube. Adesso le riconosco. Sto cercando di capire come funzioni questa moto, chiamiamola così. Mi pare di capire che sterzino le ruote dietro, è possibile? Perché vedo quel sistema di bracci tiranti lì sotto con questi cuscinetti. Sono un po' confuso, vi dico la verità. Ok, sveliamo l'arcano. Ok, abbiamo capito, quindi le ruote dietro non è che sterzano ma piegano. E tutto quel sistema di ingranaggi serve a far sì che la parte anteriore pieghi di più rispetto a quanto non piegano le ruote posteriori. Infatti se vedete così la moto è tanto piegata, le ruote posteriori sono un po' meno piegate. Mi ero fermato a vedere questa moto incredibile. E ho notato due particolari pazzeschi. Allora, abbiamo la catena di distribuzione a vista, cosa che non si è abituati a vedere nelle moto. Infatti questo è il motore, distribuisce il moto al cambio e qui la catena dal cambio alla ruota. Ma quando si parla di cambio manuale si intende veramente cambio manuale, perché questa è la leva del cambio, questa è la leva della frizione e si cambia con la mano. Pazzesco.
a vedere tutte queste sospensioni qua mi viene in mente una delle richieste che mi fate tanto sul canale, ovvero quella di fare un video tecnico sul funzionamento delle sospensioni e sul setup. È una cosa che ho letto tante volte, ce l'ho lì, ce l'ho in mente e da tanto che voglio farla, solo che è un argomento talmente complesso, talmente complicato che sto aspettando di metterlo giù bene. Voglio fare una roba fatta bene con dei tecnici professionisti. Magari chiederò ad Andreani, dato che so che in Italia è uno dei leader. Comunque tranquilli che ci sto lavorando già da un bel po' di tempo. Dato che correrò con Yamaha, non potevo non passare da Yamaha, c'è niente da fare. Io ogni volta che vedo l'R1 mi prudono le mani. Che brutta gente che si becca qua. Nuova? Nuova, robotica. No, fa vedere. Roboticissima. Sei meglio di Iron Man. E qui nello stand Yamaha mi ha colpito quest'area che, come vedete, è totalmente diversa dal resto dello stand. È un'area che, se vedete lì sopra c'è scritto Yamaha Heroes. Vi spiego cosa stanno facendo, perché è una cosa che a tutti voi appassionati di moto può interessare. Questa è una cosa che ho scoperto oggi. Yamaha sta cercando eroi che facciano parte del team Yamaha durante l'evento Swank Rally. Ora, non so se lo conoscete questo Swank Rally, ma è a tutti gli effetti un rally di 3 giorni che si correrà in Sardegna a maggio. Bene, Yamaha porterà 4 ospiti speciali più una persona selezionata tra voi appassionati. Se volete candidarvi vi basta pubblicare un video su Instagram in cui raccontate la vostra passione per Yamaha, taggando Yamaha Motor IT e mettendo l'hashtag Yamaha Heroes, quello che c'è lì sopra. Comunque ho scritto bene i dettagli qui sotto in descrizione. Yamaha poi selezionerà alcuni dei video migliori e i selezionati parteciperanno a un camp, alla fine del quale il vincitore di questo camp come premio parteciperà allo Swank Rally con moto Yamaha. Vi consiglio caldamente di candidarvi perché è un'occasione imperdibile. Anche perché, non so se ve lo ricordate, ma tutta la mia avventura ebbe inizio dal talent show dell'Abarth, dove nel 2012 mi candidai con un video, come voi. Quindi questa potrebbe essere davvero una grande occasione. Mi raccomando, tirate fuori le idee più geniali che avete in mente. Vedete, questi ad esempio sono alcuni dei video candidature presi su Instagram. E tra l'altro stavo notando che hanno già selezionato 3 dei 4 ospiti speciali. Tra cui ad esempio Giorgio Rocca, ex sciatore olimpionico. Ma se mi candidassi anch'io? Cazzo! No, mi si è chiuso l'anteriore. Giù le mani dalla mia moto. E anche io posso dire che ho la moto esposta in fiera. Ve la ricordate, vero? Lui se la ricorda bene, gliel'ho riportata piegata. Che bello che io vi sto presentando le novità della moto che allora, neanch'io sapevo. Freno a pollice. Sì? Marmitta bassa. Mamma mia. Ah, ci sarà il telaio nuovo anche. E questo è il telaio nuovo. Vabbè, basta perché sta già spoilerando troppo. Non voglio svelarvi altro di questa moto. Vi farò vedere bene nel dettaglio tutto il lavoro che ci sta dietro, perché quella è una moto artigianale interamente costruita da loro. Quindi è davvero un bel progetto, poi approfondiremo. E poi abbiamo queste che sembrano delle grandi foto, ma in realtà sono disegni fatti da questo bell'uomo qua. Ciao. Tanto a caccia di super sportive sono capitato allo stand Motul, dove ho ribeccato amici delle medie. E sono qui perché loro della GP Design stanno per presentare una special sulla V4 Ducati. Tiratura limitata, ci saranno 9 esemplari in tutto il mondo. V4 Penta per voi. Questa è una Panigale V4. Lo direste? Beh, guardando i dettagli della linea, soprattutto del codino, della parte del serbatoio, sì. Guardate le sospensioni anteriori. Non ha la tipica forcella da super sportiva in dotazione di serie sulla V4, ma ha un sistema di sospensioni chiamato Girder. Come potete vedere, la particolarità che quindi non solo influenza la guida ma anche il design è che qui ha questo monoammortizzatore a vista e diciamo che quando lo vedi dici aspetta, gli manca qualcosa lì davanti. Mi aspettavo di vedere 2 steli, invece hanno lavorato non solo sull'estetica ma anche proprio sulla meccanica di questa moto. Ok, finito il giro sono venuto qui al padiglione 1 dove è venuto a trovarmi un po' di gente. Facciamo un saluto? Ciao! E la cosa figa è che mi hanno invitato qua sul palco a raccontare un po' di me. È arrivato un amico che mi ha regalato un disegno. Quando è che... Allora, il disegno non è finito perché... Perché purtroppo è iniziata la lezione e non sono riuscita a finirlo. Bene, anziché studiare fai disegni a me, grazie. A me la ricreazione lunga ci stava, dai. Grazie.
Wow, che giornata pazzesca. La fiera è stata davvero bellissima, ogni anno sempre più gente, sempre più moto, sempre più stand, quindi davvero stanno facendo un lavoro immenso. Ringrazio il Motorbike Expo per questi 2 momenti bellissimi che mi hanno concesso oggi con queste 2 interviste. Grazie anche a voi per aver visto questo video, ci vediamo presto. Bye bye.